Allora, in realtà qualsiasi persona guarda e si informa su questa faccenda in maniera oggettiva e obiettiva non fa che arrivare alla conclusione ovvia. È Ovvio. stata una frode, la frode è stata esposta, le esposizioni sono state passate al vaglio della Polizia Giudiziaria, della Guardia di Finanza, della magistratura, del processo e sono state non solo confermate, ma direi addirittura anche aggravate perché c'erano altre cose di cui noi non eravamo al corrente. Il problema è Ovviamente, che ovviamente è che siamo al primo grado di giudizio, siamo, c'è siamo al primo stato round, ma l'appello, eccetera. io ho dato anche un'occhiata breve all'appello e adesso non sono un avvocato, però insomma leggendo Sì. così mi sembra di aver capito che l'appello è basato non tanto sull'esistenza o meno dei fatti, ma questioni procedurali, quali documenti sarebbero dovuti essere usati, quali no, che cosa effettivamente, in che cosa consiste la definizione di falsi in bilancio, eccetera. Ma quello che è successo non è disputato da nessuno. Quindi quello che è successo e poi si Mm. vedrà se sarà confermato anche in sede di appello e probabilmente di Cassazione dopo. Però, di nuovo, si tratta di questioni procedurali, non tanto sulla sostanza dei fatti. E la maggior parte delle persone, io mi auguro e credo che abbiano capito esattamente dove sta la realtà. Quella che segue è una conversazione con Gabriele Grego, fondatore e gestore di Quintessential Capital Management e protagonista nel 2019 della vicenda Bion, che ebbe allora molta risonanza e suscitando varie e contrapposte reazioni. Spero che troviate il dialogo interessante e vi invito a sottoscrivere il canale, a cliccare la campanella per ricevere notifica di nuovi video, a lasciare un like e a scrivere un commento al quale mi impegno a rispondere. Buona visione. Gabriele Greco, buongiorno. Buongiorno. Gabriele, noi ci conosciamo da molti anni, penso una decina almeno. Ci siamo conosciuti la prima volta al Value Investing Seminar che si tiene a Trani tutti gli anni e poi ci Esatto, siamo visti regolarmente durante tutti questi anni. Par- esatto. Più di 10 anni sicuro. eh, Vorrei parlare con te di tante cose e ne parleremo, ma il, il core della nostra discussione sarà la vicenda Bion, vicenda per cui tu sei relativamente parecchio conosciuto in Italia. Per cui ti chiederei innanzitutto di descrivere te stesso, il tuo percorso e Quintessential, per poi arrivare alla vicenda Bion e descriverla per sommi capi, per poi approfondire alcuni aspetti. Sì, allora sono Gabriele Grego, sono nato a Roma 50 anni fa e sono cresciuto tra Roma e Milano, finito il liceo, ho studiato negli Stati Uniti e poi ho passato i prossimi più di 30 anni tra gli Stati Uniti e Israele più che altro. Ehm, In parte ho studiato dopo l'università una laurea in economia, un master in business e più avanti ho preso un'altra laurea in fisica e matematica che faccio durante il mio tempo libero. E come carriera ho lavorato in varie, diciamo, sotto vari cappelli, più che altro nell'investment banking e poi negli ultimi 15-20 anni nell'investment management nei mercati capitali. E nel 2013 abbiamo aperto Quintessential Capital Management, che è un fondo di investimento, e un hedge fund basato a New York.
basato soprattutto sul value investing e sull'attivismo. Questo in linea di massima. Per quanto riguarda la strategia, di nuovo è basata su value inteso come growth at reasonable price, quindi cercare di comprare società in crescita senza pagarle troppo, di solito quando c'è paura, complessità o incertezza sul titolo. E la strategia che abbiamo affiancato di nuovo è quella dell'attivismo sia long sia short, quindi la parte long è quando c'è diciamo, una società che è fondamentalmente valida, ma con un problema di management che non lascia esprimere tutto il valore della società, quindi si interviene cercando di eh, diciamo, costringere il management a fare certi cambiamenti che dovrebbero rivelare del valore inespresso del titolo. O E sulla convincere. o convincere, ma sì, o convincere, con le buone o con le cattive, diciamo. Mentre invece la parte short, attivista, come la eseguiamo noi, è più che altro focalizzata sull'idea di identificare, indagare e esporre al pubblico delle società estreme, catastrofiche, che di solito hanno a che vedere con frode oppure comportamento criminale da parte del management. Abbiamo fatto diverse operazioni negli anni, più di una dozzina, e sono andate quasi tutte in porto. In tanti casi le nostre operazioni sono poi risultate in delle indagini sia civili sia criminali. In tanti casi le società sono andate a finire in bancarotta di nuovo perché erano delle frodi. E, in Italia abbiamo solamente operato con l'operazione di Beyond nel 2019, che è stata, sotto certi punti di vista, una delle più interessanti, diciamo, una battaglia molto intensa, che ha avuto anche un epilogo abbastanza spettacolare, diciamo. Prima di addentrarci nella vicenda, spiega per piacere la differenza tra fondo e società di gestione, perché non è chiara a tutti. Sì, allora, quasi tutti i fondi hedge sono sempre strutturati in questo modo, quindi c'è un fondo che è il veicolo di investimento, ovvero sia la scatola dove vengono fatti confluire i fondi, quindi i soldi degli investitori, in parole povere, e poi dove attraverso quella scatola vengono acquistate le azioni, obbligazioni o qualsiasi altro veicolo di investimento si sceglie. E poi c'è la società di gestione che invece è, diciamo, è l'entità che gestisce questo fondo e raccoglie le commissioni di gestione. E Quindi in nel tuo caso, cosa succede? Nel mio caso ci sono anche lì, come negli altri fondi, c'è il fondo propriamente detto, che è una società fondo, e poi in certi casi anche più di uno, e poi una società di gestione che invece è quello che lo gestisce. Sì, è il fondo che è basato alle Cayman, mentre la società Allora, di gestione è in Italia, US. per qualche ragione, a me abbastanza arcana, per qualche ragione le Isole Cayman hanno una brutta nomea. In realtà, le Isole Cayman sono l'equivalente americano del Lussemburgo per l'Europa, ovvero sia la stragrande maggioranza dei fondi hedge americani, dei veicoli hedge, dei fondi hedge americani, sono basati sulle Cayman. Questo perché le Cayman è che tra l'altro non è più blacklist da molti anni, ma in una legislazione di diritto anglosassone. La maggior parte dei fondi sono domiciliati lì, quindi tutti i service provider, dagli auditor agli amministratori, sanno bene come funziona un fondo. E poi se ci sono diciamo, delle discussioni tra gli investitori, è una lingua franca, ma la ragione principale è che gli investitori istituzionali americani sono quasi obbligati a investire in fondi non basati negli Stati Uniti per evitare una doppia tassazione, perché vengono tassati a livello del singolo investitore. Quindi questa è la ragione principale. Quasi tutti i fondi sono basati lì, e poi questa è, diciamo, dove è domiciliato il veicolo. Mentre invece la società di gestione, nel nostro caso, è domiciliata a New York, e sono due entità separate. Per Io cui, personalmente non ho mai messo piedi nelle isole Cayman. detto ciò, riprendiamo la vicenda Beyond. Mi dicevi che nel 2019
Nel 2019 la cosa nacque, diciamo, la parte core del fondo era quella di cercare costantemente in parole povere, delle frodi sui mercati finanziari e quindi noi siamo sempre ricettivi a qualsiasi idea o qualsiasi sospetto che ci sia su qualsiasi società che abbia delle caratteristiche, diciamo, interessanti, ovvero sia la dimensione della società, quindi deve essere abbastanza grande da giustificare tutto il processo di due diligence e il rischio che comportano queste operazioni. Poi devono essere i mercati abbastanza liquidi, deve esserci la possibilità di prendere il titolo in prestito e ovviamente la società deve essere domiciliata in una giurisdizione trasparente dove vige uno stato di diritto e quindi dove si può ragionevolmente pensare che quando viene fuori la tesi giusta le autorità si comportano in maniera coerente. Nel caso di Bion, diciamo già forse anche un anno o quasi un anno prima del nostro intervento, la società nei circoli, diciamo, nei piccoli circoli dei fondi sportisti era abbastanza chiacchierata, ovvero sia girava l'idea che su queste società ci fossero dei problemi. E che fosse, in parole povere, una sospetta frode. Quindi diciamo, questa voce a me giunse varie volte da varie direzioni, fondamentalmente da analisti oppure fondi che gli avevano dato un'occhiata e avevano dei sospetti. Ti La interrompo, guarda... no, ti interrompo. Il Made in Italy Fund aveva iniziato nel 2016, quindi dopo l'IPO di Bion nel 2014. Sì. Nel momento in cui ho lanciato il fondo, quindi Bion era operativa, e molti brokers e molti analisti mi consigliavano di guardare il titolo perché era un titolo potenzialmente interessante. Io ho dato uno sguardo, io ovviamente come tu sai sono molto interessato a vedere tante società e normalmente stabilisco un rapporto diretto con il management, li vado a trovare in sede, eccetera. Nel caso di Bion, questo non l'ho fatto per il semplice motivo che ho guardato i bilanci di Bion, ho visto la struttura dei revenues, e adesso ne parliamo, e ho assolutamente evitato anche di contattarli, perché la cosa mi sembrava ehm, dubbiosa, palesemente sospetta. Quindi mi associo questo tuo primo scetticismo, perché era molto chiaro che qualcosa non funzionava. Ma allora, di nuovo, questo primo scetticismo derivava da terzi, non necessariamente da me, quindi da altre parti che avevano notato le stesse anomalie che hai notato tu. Io ti parlo già di un paio d'anni dopo, perché la prima volta che ho sentito parlare di questa società era il 2018, quindi prima del 2018 insomma, non mi era mai giunta voce. Sì, sai perché? Perché nel 2018 ha fatto il salto di prezzo. Cosa è successo? Nel 18 è saltata a 70. Allora, in pratica gli diedi un'occhiata velocemente e all'inizio ero scettico sull'opportunità dal mio punto di vista. E spiego come mai. Non perché pensassi che ci fosse qualcosa di genuino in quella società. Diciamo, le affermazioni, le ambizioni o anche quello che sembrava millantare la società, quindi di aver trovato un prodotto super rivoluzionario e come ne decantava le caratteristiche dicendo di essere la nuova Apple, di risolvere il problema della plastica nel mondo per sempre. Insomma, aveva tutta una serie di affermazioni che sembravano scarsamente giustificate diciamo, dal background scientifico che aveva la società. Non ero assolutamente convinto di quello che dicesse. Tuttavia, fino a quando non furono pubblicati
i dati finanziari del 2018, quindi nel 2019. Quando lo guardai all'inizio, non ero molto interessato perché la società aveva un fatturato troppo basso rispettivamente alla market cap. Adesso non ricordo le cifre in generale, ma insomma, il fatturato e l'EBITDA erano bassissimi e la market cap era gigante, il che paradossalmente mi interessava meno perché faceva vedere che il prezzo era alto non per il fatturato. Ma per le Quindi, aspettative ma future. per le aspettative, diciamo un tipo di situazione che io dico il sogno. Quindi gli investitori erano, in parole povere, gasati dalle aspettative, dal sogno, dal potenziale. Io non avevo nessun dubbio che questo potenziale fosse quasi certamente fortemente esagerato, se non completamente falso, ma per esperienza non amo, soprattutto non amavo ai tempi avere a che vedere con quel tipo di situazioni dove tutto il valore sta in un sogno. Perché il sogno, non essendo ancorato nella realtà da nessuna parte, può andare avanti per sogno per tantissimo tempo, no? E ci sono mille esempi che possiamo portare. E quindi non si tratta di frode vera come, tra virgolette, piace a noi, ovvero sia di bilanci truccati, eccetera. Pertanto me la proposero, diedi un'occhiata veloce e decisi di non intervenire. Questo nel 2018. Cambiò tutto nel 2019, intorno alla primavera, quando furono pubblicati i bilanci del 2018, soprattutto della seconda metà del 2018. E in quella fase ci fu un'impennata invece del fatturato, che adesso non ricordo i numeri, ma insomma più che raddoppiò, idem con l'EBITDA, e tutto a un tratto invece questo fatturato e questo EBITDA cominciava a diventare una parte integrante, insomma, della market cap, ed era chiaro che a questo punto, essendoci anche un piano industriale molto ambizioso che, diciamo, ehm, era seguito da questo fatturato, da questo EBITDA, era chiaro che il prezzo a questo punto era anche basato sul fatto che la società stava crescendo non solo come aspettative, ma anche come fondamentali finanziari. E l'altra cosa è che era chiaro che la stragrande maggioranza di questo fatturato nel 2018, nella seconda parte, proveniva da solamente due società, che erano questa Aldia e Life, che erano due delle varie, quelle che noi abbiamo definito giustamente scatole vuote, quindi erano due di queste joint ventures ehm, che sembravano avere molto poco di concreto, diciamo. Ecco, quindi quando vidi questo, cominciai invece ad interessarmi di più perché dissi, ok, adesso c'è una società che effettivamente fa delle dichiarazioni, secondo me, esagerate, nella migliore delle ipotesi, e contemporaneamente sta cominciando ad esibire un fatturato e un EBITDA che molto probabilmente hanno segni della frode. Questo come mai? Perché diciamo i segnali tipici che abbiamo visto in tantissime altre frodi analoghe, tra quelle che abbiamo svelato noi, per esempio Folli Follie, Globo, Akasu e tante altre, in cui si vede queste caratteristiche comuni, quindi un prodotto, tra virgolette, sexy, quindi molto appealing per il retail investor, un fatturato e soprattutto dei profitti, degli utili in forte crescita, ma dei flussi di cassa invece negativi e come dice, è sempre di più negativi, e delle anomalie, altre anomalie sulla contabilità e soprattutto questo cambio degli auditor. Quindi questo è un pattern che vediamo molto spesso. Quando si vedono dei problemi sui bilanci che poi si acuiscono in un periodo determinato della vita della società e guarda caso proprio in questo periodo viene cambiato l'auditor, quella è una red flag per noi molto importante perché magari non significa nulla, ma può benissimo significare che l'auditor è stato cambiato perché c'era qualche disaccordo sul modo di interpretare i bilanci. Ecco, quindi quando vimmo questo, quando decisi di intervenire e fare una due diligence, un'investigazione molto approfondita per cercare di capire cosa esattamente stava succedendo. E cosa hai trovato? Beh, abbiamo trovato che la società era una frode.
fondamentalmente dentro. Quindi nella fattispecie c'era un prodotto ehm, che fondamentalmente era basato su un concetto esistente, quindi su questa plastica che si chiama PHA. PHA è un tipo di plastica che però ha addirittura 100 anni, quindi il brevetto del 1926, se non ricordo male. Quindi la plastica di per sé non ha nulla di innovativo, però è una plastica che ha le caratteristiche particolari di essere generata da un batterio, quindi dalla trasformazione di sostanze organiche da un batterio, e quindi utilizza come input delle sostanze organiche, quindi scarti di piante, scarti vegetali, eccetera, e l'output è plastica, ma ha le caratteristiche di essere completamente biodegradabile. Quindi come storia è fantastico, no? Tu dici, ah, riusciamo a fare la plastica non dagli idrocarburi che sono limitati, cari, sporchi, ma da delle sostanze organiche, magari da degli scarti agricoli, e non solo, ma questa plastica dopo l'uso può essere comodamente buttata nell'ambiente e in tempo X si biodegrada. Questa è la teoria. Come una delle loro pubblicità diceva, ridiventa acqua. Sì, questa diciamo è la teoria e c'è anche un fondo di verità, ovvero sia il pH propriamente detto effettivamente ha queste proprietà, Sì. quindi può essere prodotto dallo zucchero, questo batterio particolare lo trasforma in bioplastica e questa bioplastica effettivamente ha Eh, delle proprietà di biodegradabilità. Però come al solito il diavolo è nei dettagli e viene fuori che il ciclo di produzione di questa sostanza è carissimo e difficilissimo, soprattutto da produrre su scala industriale. Cioè un conto è quello che succede in laboratorio con piccole quantità, un altro è il processo di industrializzazione che è Esattamente, molto complicato e questo si sapeva che era molto complicato perché prima di Bion ci avevano provato tante altre società molto grandi esatto. e Società piccole. molto grandi e non, e non hanno avuto successo oppure sono riusciti a produrre solamente su scala molto modesta. Questo era una storia ricorrente. Come mai questo? Ehm, Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, ma diciamo la produzione, essendo fatta da degli agenti biologici, dipende in maniera molto forte dalla temperatura, dalle dimensioni del contenitore. Magari la temperatura è difficile tenerla costante in tutte le parti del contenitore, bisogna evitare che ci sia della contaminazione e poi soprattutto quello che esce fuori dipende da quello che tu metti dentro, quindi insomma il controllo della parte dell'input, no? Ecco, che una cosa è farlo magari con dello zucchero e l'altra cosa è farlo con degli scarti agricoli che non sono omogenei, hanno molti problemi. Quindi viene fuori che questo processo costa molto caro. Ai tempi, diciamo, la stima era più di 4 volte della plastica normale, ma in certi casi anche molto di più. Questa plastica, tra l'altro, e questo non veniva chiarificato dalla società, ha delle enormi limitazioni perché non ha le stesse caratteristiche fisico-meccaniche della plastica normale. È difficilissimo produrla su scala industriale, quindi per quanto ne so, ai tempi non c'era riuscito nessuno, incluso Bion che non ha mai prodotto su scala industriale, nonostante avesse una fabbrica. Poi ci Eh, arriviamo. e poi ci arriviamo, e poi c'erano anche dei forti dubbi sulla biodegradabilità stessa Ok. perché di nuovo la biodegradabilità non è una questione binaria, se un prodotto o è biodegradabile o non lo è. Qualsiasi prodotto è biodegradabile, se gli dai abbastanza tempo, no? Anche la plastica normale dopo 1000 anni si biodegrada. E il pH ha dei grossi limiti anche lì, cioè veniva decantato come completamente biodegradabile, in realtà il numero di giorni che ci mette a biodegradare dipende dal modo in cui viene gettato, quindi dalla temperatura del posto dove lo metti, diciamo, dall'esposizione al sole, acqua, non acqua, e poi dalla forma, dalla dimensione del corpo che viene disposto. Insomma, ci sono tutti questi fattori. E poi c'era un altro problema che, di nuovo, per sopperire a quei limiti
fisico-meccanici della plastica pH, molto spesso la plastica, diciamo, pura, il pH puro non va bene per la maggior parte delle applicazioni, perché magari è troppo fragile oppure è troppo resistente alla temperatura o si piega troppo facilmente. Quindi per cercare di applicarla, ammesso non concesso che si riesca a produrla in quantità, deve essere miscelata, diciamo, con altre sostanze che non sono pH. Queste sostanze spesso magari possono essere tossiche o magari loro stesse non sono biodegradabili. Quindi se un prodotto in teoria è biodegradabile viene mischiato con qualcos'altro che magari non è biodegradabile o magari è anche tossico, e poi cosa succede quando butti questa cosa nell'ambiente? Si scioglie e magari penetra nel terreno, entra nelle falde acquifere e quindi inquina anche di più. Quindi c'erano tutte queste problematicità che al pubblico assolutamente non venivano proposti. E che erano beatamente ignorate da Beyond, dal management di Beyond. Per quanto ne so, sì, io nella comunicazione di Beyond vedo sempre uno stile di comunicazione, tra virgolette, pubblicitario, no? Quindi fatto di slogan, e l'aveva detto molto bene il giudice che aveva disposto, o il procuratore che aveva detto che, insomma, che la società aveva questo modo di comunicare ammiccante, roboante, eccetera, ma che nascondeva tutti questi limiti. Quindi uno, se leggeva le comunicazioni, anche quelle ufficiali della società, sembrava di leggere sulla nuova Apple, in realtà c'erano dei limiti che venivano nascosti. Questi Ma limiti erano, secondo me, fatali. la mia domanda a te è, sono limiti di cui loro erano consapevoli anche eh, nella dimensione che tu hai descritto e quindi nascosti, oppure erano limiti che secondo loro erano superabili e che attraverso un processo che secondo loro alla fine funzionava? Nessuno può dimostrare che un concetto nel futuro non possa mai funzionare, no? Chi lo sa se Esatto. magari tra 100 anni si riescono a fare, che ne so, delle macchine che consentono di volare attraverso la levitazione piuttosto che a vivere 500 anni. Cioè, ovviamente qualsiasi tecnologia, se è concepibile, è realizzabile in teoria. Però ci sono tante cose che mi fanno pensare, avendo studiato questa faccenda nei minimi dettagli, anche al netto del processo, che queste persone sapessero esattamente che cosa stavano facendo, avevano capito semplicemente che bastava fare questi annunci esagerati per pompare il prezzo del titolo, e quindi facevano questo gioco. Quindi ehm, Ma la quindi funzionalità del prodotto, secondo me, ne erano altamente coscienti. in Eh, questa prospettiva, qual era il loro endgame? Perché se la cosa non sapevano che la cosa non funzionava, a un certo punto era solo una questione di tempi che ma sarebbe allora c'è stata. c'è un altro problema, poi qui il problema diciamo, è duplice. Da una parte ci sono i limiti sulla potenzialità della tecnologia e sulle prestazioni della tecnologia e sulla capacità di produrla nelle quantità, diciamo, dichiarate, eh, che è un problema. Per ripetere, Marco Astorri, in un'intervista su Classi NBC, quando fu invitato diciamo, a rispondere al mio report, aveva detto che la società produceva, se non sbaglio, 2,5 tonnellate al giorno di PHA, e c'erano 2 camion al giorno che lasciavano la fabbrica col PHA. Ecco, per quanto ne so, si trattava invece di qualcosa come forse 100 kg al mese, per essere ottimisti. Adesso non ricordo esattamente, ma insomma, uno o due Tu, ordini di grandezza più bassi. Questo è un problema. L'altro problema è la contabilità presunta fraudolenta. Quindi, certo. da una parte, il prodotto ha dei limiti che tu non stai dicendo ai tuoi investitori. Ok. Dall'altra parte, stai inserendo nel bilancio delle vendite che in realtà non esistono, che non hanno i requisiti minimi per essere iscritti a bilancio. L'endgame? Anzitutto non so se ci fosse un endgame. Francamente non lo so.
In certi casi le società vanno avanti anche per decenni, cercando una tecnologia, sperando di avere un grosso colpo di fortuna, sperando che magari qualcuno se le compri per fare i titoloni, quello è un modo. Nel frattempo non c'è neanche bisogno dell'endgame perché, diciamo, la gestione, qui parlo in generale, ma la cosa probabilmente si applica anche a Bion. Nel frattempo l'esecutivo ha la capacità di monetizzare quello che sta facendo attraverso i warrants, le opzioni, gli stipendi, il prestigio, i titoloni e poi magari in futuro la società può anche magari andare in bancarotta perché alla fine le speranze non si realizzano, come succede certe volte, però se la frode non viene svelata, poi l'imprenditore truffaldino procede con la prossima, diciamo. Ecco. Spiega come funzionava il giro delle joint ventures, delle società, delle scatole vuote. La società era sotto forte pressione di creare fatturato ed EBITDA a un certo punto. Questo perché il rigore del mercato fa sì che quando tu emetti un piano industriale con dei target, questi target devono essere in qualche modo rispettati. Ecco. E quindi, per quanto ne so, e di nuovo invito tutti a leggersi o gli atti del processo, o ancora meglio le motivazioni della sentenza, per entrare nei dettagli, però diciamo grosso modo quello che avevamo detto noi era c'erano innanzitutto queste comunicazioni roboanti di collaborazioni con dei nomi industriali più o meno grandi. Quindi si diceva la Bion ha fatto collaborazione con la Cartel, oppure con la Era, oppure con la IMA, oppure con altre società. Tu fai l'esempio di More Capital in Brasile. Per esempio con la Moore Capital in Brasile, ma ce ne sono tanti altri. Da una parte, e diciamo, questi annunci erano sempre iper ottimistici, dove si programmava, si annunciava l'intenzione di investire in una fabbrica da delle potenzialità enormi, che avrebbe creato occupazione, profitti, eccetera, eccetera. E poi quello che noi vedevamo, perché ormai alcuni di questi annunci erano vecchi di diversi anni, che anche ad anni di distanza questi progetti poi non venivano mai Cioè sviluppati. si riconoscevano i revenues, si No, un secondo, riconoscevano sono due cose diverse. Adesso sto parlando dell'annuncio. sì. Quindi prima si vedeva che all'annuncio, anche 4-5 anni dopo, non seguiva la realizzazione del progetto annunciato e quel progetto spesso non veniva mai più menzionato. Quindi saltava nel dimenticatoio, nonostante all'annuncio magari il progetto aveva determinato un aumento del prezzo del titolo di 5, 6, 7, 8, 20%. Poi non viene realizzato e la cosa non viene più menzionata. Questo non è una comunicazione trasparente. Primo problema. Secondo problema, in alcuni casi, non in tutti, ma in abbastanza casi, all'annuncio segue la costituzione di una joint venture, di una società che apparentemente è partecipata da entrambe la Bion e il suo partner, anche non apparentemente, nella maggior parte dei casi effettivamente è una partecipazione del 50%, 50-50. Cosa succede? L'idea è che, e questa idea non è un'idea strampalata, è un'idea che esiste anche in altre società simili, dove diciamo il valore sta nella proprietà intellettuale. Sì. L'idea era la società fa una joint venture al 50-50 con un partner terzo per lo sviluppo di un certo tipo di prodotto, per esempio per l'applicazione della bioplastica nell'area di interessamento del partner. Quindi se parliamo di una società di mobili, per lo sviluppo della bioplastica applicazione mobili, ok? Per fare un esempio. E fino a qui tutto ok. Poi cosa succedeva? Per creare fatturato, la Bion semplicemente determinava che la joint venture stessa, quindi questa società al 50-50, comprasse dalla Bion i diritti per l'applicazione del brevetto. La licenza. La licenza. E in questi casi, questi acquisti, che erano multimilionari molto spesso, avevano tutta l'area di essere truffaldini. Perché? Primo, perché la società non aveva nessun tipo di capacità economica di... Non c'era una società, c'era una scatola vuota.
Era una scatola vuota senza cassa, Non era una senza società operativa. non era una società operativa, senza vendite, senza impiegati, senza nulla, e che però si impegnava, anzi non si impegnava, comprava milioni di proprietà intellettuale dalla Bion, che evidentemente non poteva pagare. Quindi faceva questo acquisto. Quindi da un La lato c'erano i revenues di Bion, dall'altro c'erano i receivables da questa scatola. Esatto. Poi qual è il problema? Anzitutto che Receivables che questi, no, questi receivables non avevano nessuna possibilità di essere mai pagati, perché di nuovo originavano da una società terza che non aveva i mezzi di pagare e dove l'applicazione di quella tecnologia lì, ammesso e non concesso che fosse realizzabile, al momento dell'acquisto, insomma della fattura, diciamo, non era ancora sicura. Quindi era certo, tutto un... come dici un- tu, magari tra X anni ci sarebbe stata la creazione di di un impianto che potesse produrre quella plastica sulla base del brevetto, però Sì, era una cosa... in teoria sì, in es- pratica i principi della contabilità sono quelli della prudenza, eccetera, quindi tu non esatto, puoi emettere una fattura per qualcosa che non è tu ancora devi sicuro. riconoscere riconosci i ricavi quando sono ragionevolmente certi, Esattamente, non li quindi c'è puoi questo problema. inventare. L'altro problema è che nonostante queste partecipazioni fossero al 50 e 50, ma in altri casi erano al 90-10 per Bion, quindi tu immaginati il caso estremo che però rappresenta anche la parte del leone del fatturato fraudolento e dei receivables fraudolenti. Questa Aldia e Life, queste, se ricordo bene, erano partecipate al 90-10, quindi erano 90% di Bion e 10% del partner, Quindi non ma, erano società indipendenti. ma esatto, venivano trattate come terze, ma in realtà come contabilità è la stessa unità, quindi Che, tu non puoi emettere fatture vendendo a te stesso. tra l'altro, Ok? in quel caso dovresti consolidare, per cui Esatto, ci sarebbero ma anche negli altri casi, perché nonostante fossero 50 e 50, chi aveva il controllo della contro, società comunque era Bion, perché i direttori erano Bion, perché gli uffici erano Bion, perché certo, in tantissimi casi, quando c'erano queste transazioni, quindi quando la joint venture comprava la tecnologia da Bion, la transazione si vedeva solamente sui bilanci della Bion, ma non si vedeva sui bilanci del partner di Bion, per esempio. esatto. Quindi c'erano queste problematici qui e poi ce ne sono state tante altre che sono venute fuori durante il processo, di cui noi eravamo ignari, addirittura che hanno venduto, tra virgolette, 5 milioni di licenza a un tale signor Ottani, che non aveva nessun tipo di- diciamo, né di potenzialità per fare l'acquisto. È praticamente era una mediazione da questo Ottani e una società olandese che non No, era interessata più al progetto. Comunque, insomma, erano cose veramente estreme. Quindi due problemi: uno, la comunicazione truffaldina, e secondo, il problema della contabilità. Da qui la mia grande questione. Tu hai fatto cenno alla società di revisione, però al Sì. di là della società di revisione c'è tutto un consiglio d'amministrazione, ci sono gli amministratori, c'è un collegio sindacale, c'è un direttore finanziario, ci sono in borsa dei consulenti, c'è la Consob, c'è lo specialist, c'è il Nomad. Come mai queste cose di cui stiamo parlando, che sono così platealmente almeno sospette, per non dire di più, non sono venute fuori subito? Perché questa è la regola, non l'eccezione. Le frodi di questa entità, diciamo, non sono frequenti. Diciamo, ci sono tante società che massaggiano un po' i bilanci, che esagerano un pochino, eccetera, ma le frodi dove la quasi totalità del fatturato non esiste sono abbastanza rare.
Mm. Quindi in linea di massima il sistema funziona. Come mai in Bion non ha funzionato? Allora, tu hai fatto tanti nomi di entità diverse, no? Quindi consiglio di amministrazione, quasi tutti quei nomi lì, quelli interni alla società o degli advisor, molti di questi sono stati incriminati e condannati, auditor inclusi. Ehm, Come succede questo tipo di problema? Nel caso di Bion c'era molto wishful thinking da parte di tutte le persone coinvolte, quindi gli investitori perché volevano guadagnare, ma anche tutte le persone che lavoravano e che avevano, diciamo, ehm, delle responsabilità di monitoraggio, no? E poi quello che succede molto spesso è che la frode non inizia eh, al 100% nel primo giorno. Spesso si esagerano un pochino, magari si anticipa un contratto che andrebbe riconosciuto nel quarto successivo, poi se ne riconosce uno che forse non andrebbe riconosciuto, quindi la cosa va avanti un po' a palla di neve. Esatto, E diventa fino a poi, diventare una valanga. esatto, nel caso di Bion c'è sicuramente da osservare due cose. Primo, che Bion operava nel settore ESG, quindi nel settore dell'ecologia green, Sì, nell'età dell'oro degli ESG, sì. quindi dove era diciamo, un settore molto sexy, come può essere oggi l'intelligenza artificiale, diciamo. E quindi questo gli faceva perdonare molti problemi, perché loro dicevano, beh, noi comunque siamo il green, siamo il futuro, siamo la tecnologia. L'Italia, a parte Yux, non ha mai avuto un unicorno, questo è stato il primo unicorno italiano, quindi c'era una volontà di credere a questa storia qui, anche se magari fosse un po' esagerata. E l'altra questione è che bisogna riconoscere che l'autore di tutta questa sceneggiata è Marco Astori, è una persona che ha delle capacità di persuasione comunicative particolari e che quindi è riuscito a convincere, influenzare e mettere sotto pressione molte delle persone che hai menzionato. Non ultimo, l'auditor, che da quello che ho capito durante il processo, ma di nuovo è scritto molto bene nelle motivazioni, l'auditor aveva delle forti riserve e in un caso all'inizio, diciamo, dei problemi si era rifiutato di riconoscere una certa vendita sui bilanci e Marco Astori, se ricordo bene, ha scritto una lettera a tutti, a tutto il consiglio di amministrazione, una mail dicendo: Ah, nonostante fosse, adesso sto parafrasando, no? Per il succo che avevo capito è questo. Nonostante fosse inizialmente contrario, sono andato da lui alle 2 del mattino e l'ho convinto a prendere la decisione politica. Quindi quella contraria a quella tecnica, che sarebbe di fare le cose per bene, quella politica sarebbe quella diciamo, eh, di autorizzare una transazione che andava contro i principi contabili. E poi addirittura sotto aveva scritto le condizioni sono un aumento della parcella, insomma, del professionista, un rinnovo del contratto e poi un'altra condizione che non ricordo. E questo auditor è Quindi, stato incriminato anche lui. sì, sì. E se non sbaglio, questo auditor ha patteggiato. Sì. E quindi questo è un esempio, no? C'è un bastone, c'è la carota, c'è probabilmente l'orgoglio di partecipare a una società che per un certo periodo era, diciamo, sulla bocca di tutti e quindi, per riassumerlo, la volontà di continuare a ballare finché la musica va avanti e poi c'è sempre la speranza che nessuno si accorga di nulla. La Consob che tu hai menzionato invece aveva notato che c'erano dei problemi, questo Già dal noi non lo so. 2017. Esatto. E aveva già notato e aveva messo la società sotto osservazione, aveva anche scritto alla Bion di chiarire alcuni fatti poco chiari. ehm, e quindi la cosa era stata notata, diciamo. Eh, Però le istituzioni si muovono con una tempistica molto lenta e quindi siamo arrivati prima noi. Allora, sulla vicenda Bion sono stati pubblicati a fine anno scorso due libri. Mhm. Uno che si chiama L'Unicorno, Sì. scritto da Marco Bandonia e Gianluca Rotondi, che sono due giornalisti del Corriere della Sera.
e Che un, sono al- quelli che hanno seguito la vicenda. e un altro che si chiama Beyond l'unicorno avvelenato, Mhm. che è stato scritto anche questo da due giornalisti che si chiamano Massimo degli Esposti e Andrea Franchini. Anzi, questo L'unicorno avvelenato è stato pubblicato a inizio del 2024. Io ho letto entrambi i libri, in particolare il primo, quello di Madonia Rotondi, che fa tutta la storia della vicenda e lo fa in una maniera anche letterariamente interessante, dove il protagonista è, come loro dicono, la voce narrante è la sintesi di più personaggi reali che hanno assistito dall'inizio alla fine all'incredibile storia, mentre in corsivo ci sono le esternazioni di Astorri stesso, che sono in gran parte ricavate da interviste, interventi pubblici e documenti agli atti dell'inchiesta e conversazioni avute con lui. Ecco, io vorrei brevemente e rapidamente leggere un paio di passaggi che ho trovato molto interessanti. Ecco qua. Siamo in prima pagina su tutti i giornali. Sotto i titoli c'è sempre la stessa foto dello stabilimento circondato dalla macchina della finanza con i lampeggianti accesi. Giornali, siti e riviste, gli stessi che un tempo magnificavano Bion, parlano di scandalo, fiducia tradita e risparmiatori truffati. Eravamo preoccupati per quella telecamera che puntava sullo stabilimento, temevamo uno spionaggio industriale, non avevamo capito nulla. Quella telecamera l'aveva messa la finanza. Pensavamo che qualcuno ci spiasse, che la procura indagasse su Grego, e invece l'obiettivo eravamo sempre stati noi. Anche questa volta ci hanno colpito senza che ce ne accorgessimo. Ci hanno intercettato per settimane, hanno ascoltato le telefonate di tutti, di sicuro anche le mie. Questo è la sintesi di vari personaggi che parla. Ora sono finiti sui giornali insieme all'ordinanza che descrive la società come un colossale imbroglio. Al telefono, Capodaglio, che era Collegio sindacale. un sindaco, esatto, il capo del collegio sindacale, e Lorenzoni, che era è un professore membro del consiglio, parlano delle joint venture, quelle che secondo Grego sono scatole vuote. Arrivano a sostenere che tutti i ricavi sono contestabili. Quote, è proprio il modello contrattuale che è molto pericoloso. Il discorso che fa Quintessential, pur essendo chiaramente finalizzato a far danni, si basa su una considerazione che non è balorda, ammette Capodaglio. Quando le cose andavano bene, tutto su quello che faceva Marco Astorri concordavano tutti. Dopo l'attacco, invece, sembrava cadessero dalle nuvole, quando al telefono parlavano senza timore di essere ascoltati. Lorenzoni dice che c'è un brevetto su ognuna delle joint ventures, ma in alcuni casi quelle invenzioni non ci sono ancora o sono ancora non ci sono ancora o sono ancora da maturare. Arriva a definirle dei wishful thinking, che tu hai menzionato, Mhm. dei pensieri speranzosi e niente di più. Lorenzoni sembra quasi dare ragione a Grego. Quote, ti ricordi quando dicevamo facciamo solo 2 o 3 società e non 15? Perché farle tutte in anticipo? Le facciamo nel momento in cui siamo sicuri di vendere. Devo avere la percezione dei flussi di cassa. Per fortuna abbiamo l'impianto, perché altrimenti senza entrate andavamo allo scatafascio. Cioè tutte le entrate delle joint venture sono fittizie. Che era lo stesso termine che avevo usato io nel report. Esatto, e qui è il mio punto, dove noi che concordiamo su tante cose, su questo siamo un po' distanti, nel senso che tu pensi che Astorre sia stato un illusionista, io penso che sia stato un illuso, cioè gli do all'inizio almeno una buona fede, non credo che lui sia nato, cioè la sua idea sia nata con il chiaro intento della truffa o della frode.
io credo che lui abbia molto superficialmente pensato che potesse lui essere la Tesla delle bioplastiche, della bioplastica, come si definiva anche, e che abbia drammaticamente sottovalutato i problemi di cui abbiamo parlato fino a trovarcisi impelagato in questa maniera così estrema. Ma ovviamente non sta a noi fare gli psicologi o gli psichiatri a capire cosa spingeva Astorri a fare quello che ha fatto. Quello che noi facciamo da investitori è valutare i fatti, e i fatti che tu hai descritto sono incontestabili, per cui l'idea di contestarli, come Astorri continua a fare, come il libro, quest'altro libro, Beyond l'unicorno avvelenato, continua a fare, anzi l'ultima parte del libro sembra proprio presa, copia e incolla dai ragionamenti degli avvocati di Astorri, non stanno né in cielo né in terra. Cioè la cosa è chiaramente diventata una frode, come dice la sentenza, basata su valutazioni che, come si dice qui, bastava sapere leggere un bilancio per capire come funzionava Bion. Se uno sa leggerli, lo capisce. Se è un ignorante può fare a meno di comprare i titoli. Non posso dirti di no, però ti faccio notare una cosa, che tu, facendo questo lavoro come me da tanti anni, sai benissimo che la percentuale di investitori che leggono il bilancio della società prima di comprare un titolo, o anche solo che abbiano la capacità accademica di leggere un bilancio, secondo me è single digit, cioè No, no, ma è io un numero. non mi riferisco agli investitori. Certamente gli Mhm. investitori, tra l'altro, anche nel libro rosso si dice, ah, ma com'è possibile? Il titolo veniva comprato anche da BlackRock, da Kairos, eccetera. Ma allora, c'è un paio di cose da dire. Cioè, anche questa affermazione rivela o è una cattiva un'assurdità. fede o una grande ignoranza, perché Grande ignoranza, secondo me. BlackRock è un fondo passivo Ma certo. che quindi compra automaticamente qualsiasi cosa che rispecchia automaticamente, quindi un computer che lo fa, che rientra in determinate caratteristiche di market cap e di industria e geografiche. Quindi se loro dicono noi siamo investiti 30% Stati Uniti, 20% Europa, 3% Italia, compra tutto quello che c'è lì, non è che si mette Ma a no, fare la allora, due diligence. non tutto quello di BlackRock è passivo, ci sono, come sai, BlackRock fa di tutto e ci sono anche dei fondi attivi, ma facciamo l'esempio di La un stragrande altro esempio, maggioranza è passivo. sì, facciamo l'esempio del fondo pensione norvegese che non è dichiaratamente passivo. Tra l'altro la parte italiana del fondo norvegese è gestita in advisory da gestori italiani. Mhm. Il punto lì è che il portafoglio italiano del fondo norvegese è lo 0, della dimensione del fondo, per cui il fatto che il fondo norvegese avesse qualche azione, tra l'altro, come hai detto, era soltanto il 10% il flottante della società, per cui un fondo così grande come quello norvegese aveva lo 0,00 di Bion, per cui dire che Scusa se ti interrompo, avendo tanta dimestichezza ovviamente con questo tipo di situazioni, ti posso dire che la presenza di quel tipo di investitori istituzionali che sono prevalentemente passivi o attivi light non ha nessun tipo di valore di garanzia di qualità di un titolo. Gli unici tipi di investitori che, se li vedi nella lista, ti dovrebbero far stare tranquilli sono qualche fondo hedge conosciuto o qualche fondo mutuo con uno star manager, e noi ne conosciamo tanti,
perché sono quelli che vedi a parlare alle conferenze, eccetera. Al contrario, se li vedi short, devi scappare, e lì ce n'erano quattro fondi short buoni, che io già conoscevo come nome da prima ed erano fondi buoni, ma avere Norges o avere BlackRock o avere Fidelity dentro non vuol dire assolutamente nulla. Questo Esatto, lo dico esatto, anche per i tuoi ascoltatori o quelli che guardano questa cosa per il futuro, cioè non pensare che perché hai uno di quei nomi dentro allora puoi stare tranquillo. Purtroppo gli investimenti è un'attività spietata, quindi che risparmia nel lungo termine solamente chi fa i compiti a casa da solo e chi ha la capacità di farli. Quello di dire investo lì perché ha investito mio amico, mia sorella, BlackRock o Norges è una ricetta per farsi molto male. esatto. Mentre la garanzia dovrebbe venire appunto dagli amministratori, dai revisori, Beh, dai ma sindaci. cioè dagli amministratori sicuramente no, perché sono in conflitto di interesse, no? Perché più il titolo sale, più guadagnano. Quindi gli ultimi di cui mi fido sono gli amministratori. Gli Gli amministratori auditor, onesti, sì, però uno come fa a sapere che sono onesti? appunto. Ci sono delle bandiere, delle red flags anche sugli amministratori che secondo me un buon investitore può notare. Anzitutto basta guardare il curriculum vitae di Astorri e Cicognani. E per quanto ne so, Astorri ha un diploma liceale, o non so neanche se dice liceale, di perito pubblicitario, non ha fatto l'università. Vabbè, questo Ehm, è, dai, non essere elitista, perché Non è una può questione di succedere. elitista, tutto può succedere, anche Steve Jobs non ha finito l'università, anche Bill Gates non ha finito l'università, sì, però Bill Gates prima di non finirla ha fatto 2 anni a Harvard, Sì, sì. capito? E non stessa cosa Mark Zuckerberg, sono entrambi andati via perché avevano lanciato prima, quindi Diciamo non che ho. Astori era improbabile, però diamogli anche il beneficio di inventario, tutto è possibile. Ma allora, gli investimenti, e tu lo sai molto bene, perché è una questione bayesiana, giusto? Non vuol dire che se non sei laureato non puoi essere un manager onesto, soprattutto in Italia dove fino a poco tempo fa il tasso di laureati era molto basso, no? Diciamo, in America forse è qualcosa di più raro. Quindi non vuol dire che la cosa è 1-1, però sicuramente cambia un po' le probabilità. È più probabile Aiuta. statisticamente, ecco, quello tipo di cose. E poi bisogna andare a vedere che tipo di attività il manager ha fatto prima, e Sì, bisogna vedere il modo in cui comunica e di nuovo quello che luccica non sempre è oro, quindi di nuovo la comunicazione esagerata, di fare aspettative enormi. eh, perché Astorri è il primo a dire che lui non è un esperto biologo, però poi dice, e tra l'altro c'è una puntata di report della RAI dedicata a questa vicenda, Astorri dice: Io non me ne intendo niente, però il professor Paolo Galli Mhm. dice che è assolutamente tutto fattibile, è tutto vero, il pH è degradabile, eccetera, eccetera. Per cui è lì la cosa interessante. Tu dici il processo bayesiano. Il processo Mhm. bayesiano non si basa sempre su hard evidence, cioè su esperienza che tu puoi far propria, ma si basa su soft evidence, cioè sulla reputazione di quelli che sono considerati gli esperti. Sì, ma in questo caso gli esperti sono dei related parties e quindi non hanno nessun tipo di valore. Ovvero Qual è- sia, noi adesso sono passati tanti anni, però se non ricordo male, gli esperti che avevano contattato loro erano una certa Fabbri e questo Paolo Galli. sì. Entrambi sono persone che hanno lavorato come, per quanto ne so, come consulenti in un modo o nell'altro per Bion, entrambi erano. Però hanno uno,
io potrei dire, per fare l'avvocato del diavolo nei tuoi confronti, potrebbero dire ci hanno lavorato perché ci credevano. Se non ci avessero creduto, non è che l'hanno fatto per disonestà, l'hanno fatto perché pensavano di essere nel giusto, perciò sono Ma sì, diventati ma allora, consulenti. nel caso della Fabbri, per esempio, Mm, e questo l'avevo anche scritto e sicuramente ancora lì in uno dei miei tweet, benissimo, ma di nuovo il mercato è spietato per chi non fa i compiti a casa. Lo scienziato Fabbri sostiene Bion e lo fa con un video all'indomani del nostro video. Benissimo, ascoltate il video. E se voi ascoltavate il video, c'era scritto che questo tipo di plastica sono destinate a fare molto bene nei prossimi decenni, non si può pretendere che ci siano delle applicazioni industriali immediate, per esempio. Ma questo è esattamente quello che dicevamo noi. esatto. Cioè, il problema è che chi lo ascoltava sui temporis e il rilascio di quelle due interviste causò un'impennata nel prezzo del titolo, quindi tanti poveracci comprarono il titolo dopo il nostro report e dopo quell'intervista e si sono ritrovati con un pugno di mosche, senza ascoltare o senza voler veramente sentire che cosa dicevano. Sì, sì. Ok? Quindi, e poi l'altra cosa è che ognuno trova il perito che dice quello che vuole. Quindi, Confirmation bias si chiama. sì, quello da parte degli investitori. E poi l'altra idea di nuovo è che si trova sempre qualcuno disposto a difenderti anche quando dichiari l'indifendibile. Anche sulla contabilità hanno trovato dei periti che hanno detto qualcosa, no? Sì, appunto, appunto, gli amministratori e i revisori che hanno accettato, approvato il metodo di riconoscimento dei ricavi. Bene, ehm, grazie Gabriele. Grazie a te. Abbiamo passato un'ora a parlare di questa vicenda che spero di aver fatto un buon servizio a chiarire tutta una serie di questioni che vengono fuori in maniera direi abbastanza chiara nel libro di Madonia e Rotondi. Non vengono fuori, anzi sono paludate ancora di più nell'altro libro e emergono in maniera confusa dal documentario di il Di report, report. Sì, che non abbiamo toccato tutta la teoria complottista che parliamo un loro attimo di cercano. questa cosa, perché da un lato il report riporta interviste sia a Madonia e Rotondi che fanno un po' i punti che abbiamo fatto. Poi ci Mhm. sono un paio di interventi da parte di un ricercatore del CNR, anzi il direttore della ricerca del CNR, Nicola Armaroli, che è anche direttore della rivista Sapere, che dice esattamente quello che hai detto tu Su Benedetti? sulla difficoltà di trasferire la produzione di pHA dal laboratorio a un processo industriale. Esattamente. Quindi ci sono diversi punti che vanno a dimostrare o comunque a sostenere, a rafforzare tutto quello che ci siamo detti, anche sulla composizione del bilancio, eccetera. Ci sono punti che sono fatti abbastanza bene. Dall'altro però poi il giornalista del report ti chiama Cavaliere Nero, un personaggio inquietante, speculatore, chissà che cosa vuol dire lo speculatore, addirittura mette in mezzo gli agenti dei servizi segreti e tuo padre che lavorava no, per la borsa, Borsa e italiana. la borsa italiana e che aveva rapporti con Israele. Alcune cose sono completamente vere. Cioè, mio padre effettivamente Sì, so 25, what? 25 anni fa era il segretario degli affari legali della borsa, Mm. 25 anni fa, e poi cambiò lavoro. Questo è vero. È vero che
ha rapporti commerciali con Israele, verissimo. Ehm, So what? ecco, tutto lì. È Chiarisci, vero, speculatore cosa significa? Cioè, questa parola purtroppo ha una connotazione quasi politica, diciamo, no? l'etimologia di speculatore viene da speculus, che è lo Specchio. specchio, è la stessa radice di riflessione. Tu speculi e rifletti, cioè tu pensi, fai una tua idea, in questo caso hai un'idea sul valore della società o la mancanza di Sì, valore della società, per cui è su diciamo che in quello. italiano ha una, scusa se ti ho interrotto, ha una connotazione negativa che forse viene un po' dalla matrice cattolica del paese, quindi dove il guadagno ha una connotazione di peccato, diciamo. eh, E diciamo, io e te che siamo nel cuore value investor, sai bene che se la speculazione c'è l'investimento, la speculazione è quando si compra un asset perché ci si aspetta che qualcuno si dia più soldi per quello stesso asset dopo un determinato periodo di tempo, e l'investitore invece è quello che compra l'asset perché pensa che il valore intrinseco dell'asset sia superiore al prezzo con cui lo paga, no? Questa è la definizione di Buffett. Io sicuramente mi ritengo, da quel punto di vista, almeno sulla parte long, un investitore. Per quanto riguarda lo short selling, ehm, mi ritengo una sorta di liberatore di società, ovvero sia liberatore di società e di investitori da del management che si comporta in maniera illegale, immorale e nasconde la verità delle società. Poi puoi chiamarmi speculatore, benissimo, non è un'offesa da diffamazione. Sì, sì, però insomma chiamarti Cavaliere Nero non è granché. Ma guarda, E, per uno short seller c'è di peggio. e C'è poi di peggio che essere chiamati cameriere nero. al minuto 10 del report, è una cosa che mi è rimasta impressa, a un certo punto si parla di omicidio. Mhm. E il giornalista dice il colpevole non è il maggiordomo. Dopodiché non si capisce cos'è questo omicidio, chi è che è stato ucciso. Tu hai capito a cosa si Bisognerebbe riferiva? chiedere al giornalista. Io temo che c'è l'idea che viene portata avanti dal libro rosso che tu hai letto, la cui origine io dubito molto, cioè sospetto molto che questo non sia un lavoro di puro giornalismo investigativo, Mm, peraltro è pieno di errori quel libro. sì. Ma invece c'è il discorso di chi ha ucciso l'unicorno. Quindi secondo loro io sarei l'omicida dell'unicorno. Ma allora, omicidio vuol dire uccidere una persona, homus, no? Se no è un Sì. unicornicidio. Una licenza poetica, chiamiamola, oppure chiediamo al giornalista cosa intendeva. Sarebbe interessante capire, perché poi alla fine addirittura si fanno tutta una serie di illazioni sul tuo consulente, come si chiama? Salon. Esatto, che viene intervistato tra l'altro in questa maniera molto antipatica in cui viene tutto In editato in stile modo da. report. Sì, tra l'altro, Report ti aveva contattato per fare questa trasmissione? A me personalmente non mi ha mai contattato. So che hanno discusso Mm. con un ufficio stampa e non è mai rimasto esattamente chiaro che cosa sia stato detto, ma a me personalmente non mi ha mai contattato nessuno di Report. E poi alla fine su questa cosa dei servizi segreti dicono abbiamo chiesto e poi abbiamo capito che la cosa è stata archiviata e nulla è emerso. Ma allora perché lo dici? Se Ma di nulla è cosa, emerso, di eh? quale della Ma, questione della visita dei servizi a Bion, quella lì, quella questione lì? sì, 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 loro parlano di questa cosa, dicono che non è emerso nulla da questa vicenda, cioè i servizi segreti magari li hanno anche contattati, ma non essendo emerso nulla hanno archiviato Beh, è la, tutto. è la solita dietrologia, Esatto. cioè piace buttare certi nomi, Israele, i servizi,
Sì, Ci sono certi nomi che piace metterli perché fanno sospettare chissà che cosa. In realtà, quello che penso sia successo, che è normalissimo, immagino che le autorità italiane, come di qualsiasi altro paese, hanno anche una funzione protettiva rispetto a quelle che possono essere le realtà industriali strategiche del paese e quindi certo. fanno una sorta di monitoraggio, assistenza, eccetera, eccetera. E forse non ho motivo di dubitarne, forse quello che viene descritto lì è assolutamente vero, l'avranno fatto anche con Bion. Non si sono più fatti sentire, evidentemente, Perché non c'era quando. niente. Ma o perché non c'era niente o perché era vero quello che diceva la procura. Molto semplice. Anzi, diventa anche una fonte di imbarazzo a quel punto, no? Sì, sì, appunto. Binario morto. E poi la cosa inquietante è che dicono tutte queste cose e poi alla fine dicono non vogliamo alimentare complotti, per carità. Ok, Sì, basta dirlo shout out. e purtroppo qualcuno ci crede. C'era anche un'altra cosa che a me non è piaciuta per niente, che hanno fatto lo stesso scherzo, non so se hai visto fino alla fine, al procuratore che è stato anche lui inseguito in Pazzesco, tribunale, pazzesco. Che era il perché, fratello? perché, perché suo fratello è impiegato in un altro fondo di investimenti che non ha nulla a che vedere con noi, che qualcosa come 3 anni prima Nel mandò un'email. 2017 aveva scritto Esatto. a Aveva Story scritto dicendo un'email di interessamento come il suo dovere di fare da bravo analista, c'è una voleva nuova società incontrare. pubblica. Al contrario di me, che ho proprio passato la cosa senza Esattamente. nemmeno interessarmi, lui ha Quindi, detto vorrei vederti. Questo questo, 2017, prima di 2 anni prima di esattamente. te. Significa zero tutta questa cosa qui, però viene messa lì in maniera, secondo me, poco responsabile per far subodorare chissà quale complotto e insinuare chissà quale problema giudiziario dove non esiste. Ma allora, in realtà, qualsiasi persona guarda e si informa su questa faccenda in maniera oggettiva e obiettiva non fa che arrivare alla conclusione ovvia. È Ovvio. stata una frode, la frode è stata esposta, le esposizioni sono state passate al vaglio della Polizia Giudiziaria, della Guardia di Finanza, della magistratura, del processo e sono state non solo confermate, ma direi addirittura anche aggravate perché c'erano altre cose di cui noi non eravamo al corrente. Eh, il problema è Ovviamente, che ovviamente siamo al primo grado di giudizio, Siamo, è siamo al primo stato round, ma l'appello, eccetera. io ho dato anche un'occhiata breve all'appello e adesso non sono un avvocato, però insomma leggendo così mi sembra di aver capito che l'appello è basato non tanto sull'esistenza o meno dei fatti, ma questioni procedurali, quali documenti sarebbero dovuti essere usati, quali no, che cosa effettivamente, in che cosa consiste la definizione di falsi in bilancio, eccetera. Ma quello che è successo non è disputato da nessuno. Quindi quello che è successo e poi si Mm. vedrà se sarà confermato anche in sede di appello e probabilmente di Cassazione dopo. Però, di nuovo, si tratta di questioni procedurali, non tanto sulla sostanza dei fatti. E la maggior parte delle persone, io mi auguro e credo che abbiano capito esattamente dove sta la realtà. Questo dovrebbe essere automatico in qualsiasi paese dopo che c'è un processo, primo grado o appello che sia. In Italia non è la prima volta dove anche dopo una sentenza c'è tutta la dietrologia, eccetera, eccetera. È inutile che faccio E la cosa più altre. antipatica è la dietrologia su di te, perché insomma, mi sembra che Ma abbiamo di dimostrato nuovo, che anche noi, io sono anche stato chiamato a testimoniare dagli avvocati di Astorri e di Cicognani. Sono andato in tribunale, ho testimoniato, ho fatto testimonianze di 2 ore dove gli avvocati hanno avuto l'opportunità di chiedermi sotto giuramento qualsiasi domanda volessero chiedermi e me l'hanno chiesta e io ho risposto a tono e io penso che insomma, al netto quella testimonianza possa anche avergli fatto male perché secondo me non sapevano neanche le risposte alle domande che mi chiedevano. Quindi più trasparente di così non c'è
Però c'è qualcuno e per interesse, ok? E per convinzione psicologica, perché tanto c'è questo processo, secondo una sorta di sindrome di Stoccolma, in cui se tu dici, ah, io ho comprato il titolo, ho perso tutto, avevo fatto un'ottima analisi, io sono un bravo investitore, ma ho perso tutto perché è arrivato lo speculatore cattivo israeliano e Esatto. per colpa sua, questo è molto più facile da accettare che non dire no, tu hai perso tutto perché, perché non hai fatto i compiti a casa, perché non ti sei letto un bilancio che tu invece hai letto in 10 minuti e hai capito cosa c'era sotto, no? Quindi c'è anche questo, però devo dire nel complesso non voglio lamentarmi sull'Italia perché alla fine il sistema ha funzionato, quindi la società è stata sospesa, è andata in bancarotta, c'è stato un processo, i giornali avrebbero forse potuto essere un po' più ehm, diciamo, un po' più intraprendenti e non solamente raccontare i fatti, ma anche andare a fare un po' di verifica sul campo. Questo è stato fatto poco. Qualcuno l'ha fatto, ma secondo me poteva essere fatto di più. Ma nella sostanza, gli investitori, anche lì ci saranno stati ehm, migliaia di investitori, più di 1000 si sono costituiti parte civile contro il management. E poi io so che c'è stata una lettera di un centinaio di investitori, quindi il 10% di quelli che sono costituiti di parte civile, che invece hanno scritto un'altra lettera, secondo me assurda, addirittura chiedendo da Storri di dargli una mano a fare qualcosa con la società, non so che. Quindi insomma c'è un 10% di irriducibili, ognuno con le sue ragioni, ma la stragrande maggioranza della gente che ha guardato questa situazione ha tratto le conclusioni corrette. Per finire su una nota, diciamo, tragicomica, ehm, a pagina 279 Mhm. del libro di Madonier Rotondi apprendiamo che ehm, Astorri ha chiesto, scusa, pagina 281, Astorri ha chiesto il risarcimento alla società. Sì, sì. Nessuno credeva si sarebbe fatto avanti, invece aveva chiesto ai curatori 4,5 milioni, 100.000 euro di mancati compensi da amministratore e 4,4 milioni di finanziamenti alla società, i prestiti versati negli ultimi mesi quando le banche avevano chiuso i rubinetti. Un termine in italiano che non posso ripetere nel podcast che riassume questa attitudine. È in napoletano? Non so in quale dialetto, ma insomma che paragona il viso di qualcuno a un'altra parte In napoletano si anatomica. chiama Chiagni e Fotti. Chiudo proprio con... allora, abbiamo detto che nel libro blu c'è la parte in corsivo dove è lui che parla. E chiudo leggendo proprio la conclusione del libro, che dice: Io non ho sbagliato nulla, sono gli altri che hanno sbagliato a distruggermi e a sottovalutarmi. Sono molto più bravo di quelli con 2 lauree e il master all'estero. L'ho Chissà se dimostrato e lo farò si riferiva a ancora. me. La vera gemma grezza sono io, non è Bion. Posso ottenere molto di più di quello che ho già fatto. C'è gente piena di soldi che non ha mai vissuto un momento intenso come quelli che ho provato io, e sai perché? Perché fanno cose banali. Magari hanno barche, conti correnti pieni, case al mare, in montagna e pure un'isola. Ma non è la mia vita a essere stata rovinata? È la loro a essere inutile. Alla fine ognuno fa i propri bilanci, io ho ancora tempo. Sono sicuro che sarà migliore di quelli che hanno ereditato l'azienda di famiglia e poi magari non hanno lasciato niente agli altri. Potrò dire di aver retto a questa persecuzione per tutti gli anni che servivano. Quando mi daranno ragione potrò anche morire. Non ho fretta, so aspettare. Gli uomini a volte diventano ciò che credono di essere. A me è successo davvero. Su questo ringrazio Gabriele, è stata una conversazione Grazie a te, molto, Massimo. molto utile, spero non solo a me. Chiudo con la solita raccomandazione, ovviamente nulla di questo nulla di quello che abbiamo detto può essere
considerato come, specialmente in questo Investment caso, advice. un investment advice. E chiedo se la cosa vi è piaciuta di sottoscrivere il canale in modo da permetterci di continuare a fare questi podcast. Grazie e a presto. Grazie per essere arrivati fin qui, segno che avete trovato la conversazione interessante. Una cosa di cui non abbiamo parlato con Gabriele è che nel 2023 gli assets di Bion sono stati comprati all'asta dal gruppo MAIP per 17 milioni. Vi ricordo che la market cap di Bion era arrivata a 1,3 miliardi. Come riportato dal proprietario di MAIP, Eligio Martini, il piano è di far ripartire l'impianto produttivo di Bion e allo scopo MAIP si sta avvalendo della collaborazione di Marco Astorri. Questa è stata un'ottima notizia. Chiederò all'ingegner Martini di fare un podcast su questo. Ma soprattutto mi piacerebbe molto fare un podcast con Marco Astorri per sentire e discutere la sua versione dei fatti. Spero sia disponibile.